Un cubo di massa 340 grammi si trova su un piano inclinato, all'estremità di una molla di costante elastica 140 N su metro e lunghezza a riposo 12 cm. La seconda estremità della molla è fissata a un supporto al termine del piano inclinato. Il piano è inclinato di 30 gradi e il suo attrito con il cubo è trascurabile. Quanto deve essere lunga la molla affinché, una volta rilasciata, il cubo parta con un'accelerazione di 3,2 metri fratto secondo quadrato? Disegniamo quanto ci dice il problema. Quindi abbiamo un piano inclinato con un angolo di 30 gradi. Abbiamo un supporto all'estremità del piano inclinato a cui è collegata una molla e a questa molla si trova un cubetto che scorre sul piano senza attrito. Questo cubetto è compresso, quindi passa dalla posizione di molla a riposo di 12 cm a una nuova posizione tale che quando viene rilasciata la sua accelerazione è di 3,2 metri al secondo quadrato. Quindi dobbiamo pensare che sul cubetto agiscono due forze una volta che la molla è stata compressa. La molla è stata compressa, quindi c'è stato uno spostamento della molla verso la base del piano inclinato. Questa genera una forza di segno opposto allo spostamento, la forza elastica della molla, ma nello stesso tempo esiste un'altra forza che è la componente della forza peso lungo il piano inclinato che agisce sul blocchetto in contrapposizione alla forza elastica. Quindi se devo andare a scrivere la mia situazione, dico che sul blocchetto agisce una forza totale. Prendiamo come verso del nostro sistema di riferimento, quindi come verso cartesiano, quindi della forza totale, quello che va dalla base del piano inclinato verso l'alto, quindi con verso concorde a quello della forza elastica, quindi avremo che la forza totale sarà uguale alla forza elastica meno la componente della forza peso. Sappiamo che la forza totale la possiamo esprimere come massa per accelerazione. Sappiamo che la forza elastica la possiamo scrivere come meno k per la variazione dello spostamento, meno, perché è il segno della componente della forza peso, mg per il seno dell'angolo di inclinazione del piano inclinato, quindi 30 gradi. Ricordiamo infatti che la forza peso la possiamo scomporre in due componenti, una parallela e una perpendicolare al piano inclinato. Questo è l'angolo corrispondente a 30 gradi, quindi la componente della forza peso parallela al piano inclinato sarà uguale alla forza peso per il seno dell'angolo opposto. Quindi questa equazione la possiamo scrivere in questo modo. La massa sappiamo che è 0,340 grammi per l'accelerazione una volta che viene lasciata la massa, che ce la dà il problema, 3,2 metri fratto secondo quadrato, è uguale a meno costante elastica della molla 140 newton per delta S, che è la variazione dello spostamento,
meno la massa 0,340 grammi per l'accelerazione di gravità che è 9,8 per il seno di 30 gradi che vale 1/2. Quindi possiamo scrivere che 140 ds è uguale a meno 0,34 per 3,2 meno 0,34 per 9,8 per 1/2, da cui possiamo ricavare delta S uguale a numeratore viene meno 1,088 meno 1,666 diviso 140, che è uguale a meno 0,02 metri uguale a meno 2 centimetri. Sappiamo che la variazione dello spostamento è uguale allo spostamento finale meno lo spostamento iniziale, che è la posizione a riposo, e quindi possiamo anche scrivere che lo spostamento finale che vogliamo calcolare sarà uguale alla variazione dello spostamento più lo spostamento iniziale, che è il valore della posizione a riposo, uguale delta S l'abbiamo calcolato che è meno 2 cm, più la posizione a riposo della molla, che è il valore dello spostamento iniziale 12 cm, uguale 10 cm, che è uguale a 0,10 metri. Quindi la molla è stata compressa qua fino a 10 centimetri.